volo di andata e ritorno, perché ovviamente io andavo su per il colloquio, ma parlavo pochissimo l'inglese, e quindi mi sono trovato all'interno di Mayfair, tipo la Beverly Hills d'Europa, certo. e in questo hotel dove c'è il doorman col cappello, la giacca, i camicia con i gemelli. Io mi ero comprato le scarpe apposta, il vestito che mio papà me l'aveva preso lui apposta per fare il colloquio, e incravattato, che la cravatta me l'aveva fatta mio papà prima di partire, quindi mi sono sostituito perché non ero capace di farmi il nodo. Quindi sono andato su. Restare o partire? Partire o restare? Fino ad oggi abbiamo incontrato persone che hanno deciso di portare avanti le loro idee all'interno del nostro territorio della Lessinia. Ma la voglia di partire, di fare nuove esperienze, di incontrare nuove culture è sempre più forte. Oggi incontriamo Enrico Gonzato, un bartender internazionale che ha deciso di portare la nostra terra anche all'estero. Ciao Enrico, come va? Ciao Tommy, molto bene, grazie. Bene. Grazie per avermi qua. No, grazie mille a te di aver accettato e di essere passato. Per contestualizzare, Enrico è un bartender internazionale che ha viaggiato per tutto il mondo lavorando nei migliori bar d'Europa e del mondo. Quindi eccoci qui con un nuovo episodio di Dillo al Tommy. Allora Enrico, noi qua vogliamo partire da un luogo del cuore nella Lessinia, che è la domanda a ponte con cui partiamo con tutto. Hai un luogo che senti dentro appunto delle nostre montagne Ma per me delle nostre valli anche? La Lessinia per me è un po' una bussola, è un po' un riferimento. Quindi tutto il contesto comunque anche dei profumi, dei rumori delle foglie, del legno, le montagne, tutto quello che comunque cresce dalla Lessinia per me è modo di sentirmi a casa. Dalle malghe all'erbecedario. Quindi la Lessinia per me è molto importante perché mi riporta stabilità e armonia. Quindi quando sono a casa, dopo lunghi viaggi o anche un periodo lungo, per me anche col cane, la famiglia, fare due passi in Lessinia per me non è un posto in particolare, è proprio il contesto dell'environment che mi fa sentire bene. Certo. E si valorizza tutto ciò solo quando stai via per tanto tempo. Magari anni fa era solo delle montagne, ora sono un luogo ed è un centro di una bussola molto importante. Tu insomma porti anche i nostri prodotti della Lessinia in giro nel mondo con le tue esperienze all'interno di grandi bar e con baristi, grandi nomi di baristi. Cos'è che ti ha portato a scegliere di portare i nostri prodotti anche all'estero appunto e farli conoscere in giro? Credo che sono stati più i prodotti a chiamarmi. Sì, nel senso che comunque quando sviluppi conoscenze, quindi knowledge e anche intraprendi una carriera, è sempre un percorso evolutivo. Io sono sempre convinto che comunque la carriera evolve solo se la persona cresce e ciò va di pari passo. All'inizio, come in tutti i lavori, sei pieno di passione e comunque sei sempre portato a guardare quello che c'è al di fuori, no? Poi quando hai tanta coscienza di te stesso, no? E inizi a capire che comunque devi valorizzare i tuoi prodotti, il tuo territorio, no? E quindi mi è bastato girarmi, guardare verso le montagne per capire la vastità di potenziale che c'è da portare in giro per il mondo. Non è stato subito. Io subito amavo le terre e tutto quanto, ma dovevo ancora capire quanto importanti erano da introdurre in un piatto, in un bicchiere, da suggerirlo a persone di culture completamente diverse. E ci sono voluti tanti anni. A oggi, con la consapevolezza e la voglia di imparare e di crescere ancora di più, perché a oggi mi sento che devo imparare tantissimo su quello che è comunque il terroir, le foglie, le piante, la pianta in sé come vive, come il ciclo di produzione e via dicendo. Sento che comunque anche un apprezzamento come la Lessinia c'è talmente tanto da fare che ho solo voglia di continuare a scoprirlo, ma più che altro di condividerlo. E quindi ecco, mi ha portato il fatto dell'illuminazione delle esperienze che parleremo dopo, comunque di lavorare con una sostenibilità, ma non solo riguardante di non sprecare, ma sostenibilità della persona, quindi una crescita mia personale in tutti i sensi, ma anche lavorativa, rispettando in modo leale il mio territorio.
Molto bene. Beh, assaggiamo Sì? un drinketto. Volentieri. Allora, Cin, Cin cin. dillo al Tommy. E dillo al Tommy. Qua mi piacerebbe che facessimo una piccola analisi anche poi professionale di come è uscito. Lavanda. Allora, ti faccio una piccola presentazione. Ho utilizzato i prodotti di Alice, che comunque mi hai fatto scoprire tu, mi hai fatto conoscere una grande persona anche. L'Alice mi ha illuminato. Poi con i suoi sciroppi, insomma, sì. in miscelazione ci stanno veramente molto molto bene. Sì. E abbiamo un sciroppo di lavanda, sciroppo di sambuco, con un po' di succo di limone e un top di acqua tonica per dare una nota un po' più amaricante anche. Ti devo fare i complimenti perché è molto buono e soprattutto anche abbatte un po' la barriera del concetto del bere analcolico e credo che l'Alice, e sono convinto, abbia creato anche consapevolmente nel mondo della miscelazione, ma all'inizio proprio più uno scopo a livello, no, di proprio esaltare il prodotto, il territorio e tutto quello che è l'informazione delle piante, come abbiamo sentito anche nel podcast suo, di grande, secondo me, ispirazione, ma soprattutto anche a livello didattico incredibile, certo. Perché le conoscenze delle piante sono fantastiche e sapere che a volte ci pestiamo sopra a delle piante come l'achillea e hanno delle proprietà fantastiche, secondo me è importante saperlo. Oggigiorno secondo me diamo tanta visibilità a prodotti commerciali e brandizzati solo perché comunque sono di moda o di trend, certo. E magari in generale pretendiamo di considerarci elfi o comunque, secondo me, in mia opinione, l'Alice rappresenta tutto un concetto in umiltà, ma di cos'è il vero sapore dei fiori, delle piante, dei profumi, e a me ha solo dato un'illuminazione. Quindi questo drink bilancia la nota floreale e balsamica del sambuco e la lavanda, bellissimo, e la tonica che va comunque a sgrassare e rinfrescare bene. Il limone bilancia l'acidità, molto buono. E io sono anche un grande fan di profumi. Credo che i profumi nei drink diano quel concetto di memoria, perché certo. L'apparato limbico nel nostro cervello è collegato sia al naso che alle memorie. Quando sentiamo un profumo, non so, quando vengo qua magari mi ricordo i profumi della peppata di cozze che fa tuo papà, certo. piatti così, no? Magari se vado in giro lo sento, mi ricorda il giro pesce. O in un cocktail magari sento un profumo floreale, mi ricorda magari, non so, una rosa, mi ricorda che mia mamma ha dietro delle rose fantastiche dietro il bar di casa. Quindi secondo me i profumi sono fondamentali nei drink come nei piatti. Non a caso anche le grandi compagnie di lusso degli hotel, in cui ho anche lavorato, hanno tutti delle essenze signature in tutti i resort che hanno in giro per il mondo, la stessa, perché ovunque certo. il cliente, l'ospite va, si sente sempre a casa, e questo secondo me è un grande messaggio. Quindi ecco, anche il profumo che emana dalla lavanda secondo me è bellissimo. Grazie mille. Complimenti. Parlavamo appunto di questo concetto anche di birra analcolico. Tendiamo sempre di più comunque a bere low alcol o comunque analcolico durante la serata. Scusa. Certo. e a bere un cocktail analcolico. Cos'è per te, insomma, portare avanti anche questa idea del poter bere bene, bere un buon cocktail, però appunto senza alcol, che qui ancora forse l'idea è Sì. di uscire a bere il cocktail alcolico classico. Allora, nasce tutto da due cose. La prima è personale, del mio rapporto con l'alcol, quindi nel senso che comunque per anni magari non ho saputo anche gestirlo, e lo dico con tutta onestà, e non tanto perché per problemi, ma proprio perché a volte, avendo anche problemi di salute, di diabete, cose del genere, a volte devi anche saper voler bene a te stesso. L'alcol è una fonte, deve essere una fonte di degustazione, di divertimento, di condivisione, ma sicuramente non di abuso. Negli anni anche comunque ho avuto esperienze di vedere come nella mia industria magari l'alcol può essere inserito in maniera spettacolare, ma anche a volte molto, diciamo, un po' più oscura del Certo. suo lato, ok? Da lì ho fatto una grande riflessione, anche tanti esami di coscienza personali, e da lì ho iniziato a capire che comunque è un percorso di crescita professionale, ma anche di tutela della mia salute. E non è solo un fatto della patente, è un fatto che secondo me puoi trasmettere esperienze, ma in tutti i settori, secondo me, non per forza arrivando a un'esasperazione o un'esagerazione.
e vedo che comunque la linea per tante persone non è scontata che sia gestibile. Certo. Tanti dicono va bene, beviamo uno, ne beviamo due, ma non succede mai così. Certo. E vedo che alla fine molte volte anche noi che lavoriamo in locali, è un dispiacere vedere dei clienti o degli ospiti che comunque poi iniziano ad avere degli atteggiamenti completamente diversi in un locale, no? Assolutamente. Quindi credo che moderare anche e riequilibrare e rivedere l'approccio anche di noi che prepariamo dei drink e di come trasmettere è fondamentale per creare un environment lavorativo ma soprattutto una società sana. Io sono felice perché comunque vedo in me un cambiamento, una lucidità fantastica, perché comunque ho imparato molto di più, intanto a ampliare anche la gamma gustativa dei sapori, perché utilizzando erbe e prodotti come quelli dell'Alice è fondamentale anche capire meglio come estrarli e come lavorarli. Il concetto del bere non alcolico è sempre più importante ormai, i brand stanno sempre più creando sempre di più prodotti analcolici, certo. Anche a livello di vino, però il vino non mi va di parlarne perché ci vogliono delle conoscenze. Sì, andiamo proprio esatto, e ci sono tante opinioni diverse. Io so solo che all'estero comunque il vino alcolico è strausato e strabevuto, e ti dirò di più, quando ho lavorato a Jumeirah, Carlton Tower a Londra, compagnia delle proprietà dell'Emiro di Dubai, famosa per il famoso Burj Al Arab, 7 stelle lusso di Dubai, e ovviamente la clientela prettamente araba degli Emirati, comunque è una clientela che non beveva alcol. Da lì gestivo 2 bar in questo hotel a Knightsbridge, una zona di grande lusso in centro a Londra, e praticamente ho creato un menù di cocktail stile alcolico però completamente analcolico. Vedi un martini cocktail, vedi tanti drink iconici della storia dal 1920 ai giorni d'oggi, però con riferimenti ovviamente della storia di come è nato il cocktail, ma completamente non alcolici. Tra cui questo martini cocktail non alcolico, ok, dove per dare quella densità, quella cromosità ho usato un bitter al burro bruciato per dare un sentore cremoso, e ho usato un vermouth analcolico, un blend di vermouth analcolici e gin analcolico e un'essenza che adesso è questo profumo, no? Dell'orange zest, del limone, certo. Scusami, e sopra il bicchiere della coppetta ghiacciato, e c'erano tantissimi businessmen che non bevevano alcol, che comunque apprezzavano moltissimo, ed era fantastico perché comunque ho capito che piaceva anche a livelli di lusso, e il cliente comunque poteva continuare col suo meeting e anche con un approccio con clienti di culture diverse, di religioni diverse, però tutti quanti stanno vivendo un'esperienza. Il profumo del drink del limone ricreava quel lemon zest iconico del martini. E insomma un'esperienza incredibile, ma ti potrei dire altri, però allo stesso livello anche in altre situazioni di cocktail night con mini full drink, il progetto parleremo dopo, creare drink, una drink list completamente analcolica e una guest night in un locale che sia di una città ma anche in un paese, e cercare di farlo capire e che venga capito e che tutti i clienti siano felici bevendo l'alcolico, secondo me è un grande traguardo, ma personale. Certo. Perché secondo me è un grande traguardo proprio a livello di società. Assolutamente. Quindi, no, sono d'accordissimo con questo. Finendo, che poi ecco, per me è proprio importante questo concetto, perché sembra un piccolo drink analcolico innocente, ma può avere tanta storia, tanta ospitalità da condividere, ma soprattutto va a moderare una serata che poi ti ricordi soprattutto per tanti giorni dopo, e secondo me è fantastico. Va bene. Adesso parlando appunto di lavoro proprio in sé di bar, qual è il tuo primo ricordo con l'ospitalità in generale, quindi del bar, il primo ricordo di te dentro un bar? Allora, se mi chiedi il ricordo dell'ospitalità, è il sorriso di mia nonna. Ok. Mia nonna ha vissuto nel bar, ha lavorato 56 anni dietro al banco, e il suo sorriso per me è la definizione di ospitalità. I ricordi che mantengo comunque e gli esempi che mantengo sono la forza e la determinazione di mia mamma, e
e l'ispirazione che ho è comunque la pazienza e la costanza di mio fratello. Quindi per me, poi ovviamente mio papà mi ha dato tanto supporto anche lui, ma lui lavorava nel mondo della moda. Ah, ok. E forse da lui ho imparato, no, però ho capito cos'è un po' lo stile, ecco. Certo. E quindi, ecco, per me i ricordi sono comunque vedere azioni indimenticabili da parte della mia famiglia, come accogliere persone magari all'interno del bar, porgere magari un panino perché magari aspettavano un piatto di pasta a fine serata, il bicchiere d'acqua inaspettato, il gesto comunque di cordialità. E anche nell'hotel dove mia zia e mio cugino sono secondo me dei grandi esperti di ospitalità, ma perché siamo nati in un contesto familiare ancora da mio nonno e mia nonna, dove comunque l'ospitalità era la vita quotidiana, erano le persone che creavano un concetto familiare, no? E c'era una lealtà impressionante. E questo secondo me, più di tanti alberghi lussuosi in cui ho lavorato, è il ricordo che mi percuote sempre in testa, no? Certo. E sono le cose più belle. E hai un episodio in particolare che ti ha legato al mondo del bar? Che ti ha fatto dire, non so, magari questa è la strada che voglio percorrere poi? I momenti ne ho tanti, ora non voglio star qui magari a elencarli tutti, però voglio essere un po' più generalizzare, certo. un po' di più. Quello che ho cercato sempre di assorbire soprattutto da mia mamma è quello di capire una persona quando entra in un bar e vederla, capire di cosa ha bisogno ancora prima che apra bocca. Questa è una dote che secondo me in pochissimi hanno, anche nel mondo degli hotel più lussuosi, e l'ho capita proprio dalla mia famiglia. Spero di averne colto un po', perché sono dei segni veloci, ma che comunque danno la differenza e danno un ricordo, ed è per questo che magari ho aperto il bar da 150 anni. In giro per il mondo ovviamente ho avuto tanti altri esempi, di magari persone che vengono per la prima volta in un hotel 5 stelle, che è la loro serata, o magari con la fidanzata o magari con la famiglia, no? Un gesto che ricorderò sempre era nel ristorante stellato, questo papà che è venuto con le 2 figlie ed era il compleanno di una delle figlie, e era un regalo incredibile. Vedevi che il papà comunque era la sua serata, però non era il suo ristorante comune di sempre, era lì per quella volta lì, no? Certo. Quindi aveva fatto anche un menù base, ordinato, lui beveva l'acqua, cioè dei segnali che comunque si vedeva che il cliente era lì per le figlie, per regalare un'esperienza indimenticabile per il compleanno della figlia. Semplicissime persone. E l'head sommelier, che per me è stato un grandissimo mentore, ha portato 3 bicchieri di champagne, ovviamente le ragazze erano abbastanza grandi, e ha lasciato lì la bottiglia, no? Eravamo tutti molto colpiti da questo gesto, e come ovviamente in quei contesti lì i margini sono altissimi e via dicendo, però comunque ci si può sbilanciare a volte, però a quel momento non lo capivo il motivo. E questo è stato comunque l'approccio di creare a delle persone in un ambiente di super lusso, che magari all'inizio erano un po' uncomfortable, perché comunque no, lui era lì per le figlie, di dare un'esperienza, quindi fargli anche bere lo champagne, metterli a loro agio, fare una chiacchiera. Quindi secondo me anche i grandi gesti, anche in quegli ambienti lì ci sono, perché comunque tante persone vengono e è il loro posto abituale. Tante persone vengono, ma perché per loro è un sogno, è un raggiungere, come ho fatto anch'io quando sono arrivato a Londra, no? In posti iconici, però sta lì la persona che è dietro il banco a farti sentire a casa, indipendentemente che sia un 5 stelle extra lusso o un bar di passaggio di paese. Quindi secondo me sono gesti stupendi che mi hanno fatto capire come intrattenere, come tenere il cliente e poi farlo diventare l'ospite e poi ricordarlo per sempre, no? Certo. E parlando appunto della carriera londinese, della parte londinese, diciamo, come sei arrivato a scegliere di arrivare a Londra? Avevi già qualche contatto, conoscevi già qualcuno che era partito, oppure è stata un'idea che ti è venuta? Lì è stato un lungo percorso, nel senso che
E dopo aver fatto la formazione di bartender per AIBES e vari corsi sempre di bartender, quindi studiando molto, a scuola ho fatto corrispondente in lingue estere, ma non ero un grande genio, quello di sicuro. Perché il mio focus era quello di lavorare al bar. Da lì sono diventato sommelier con tutti e tre i livelli per l'AIS, insomma avevo una solida formazione sulla carta. Certo. È chiaro che poi dovevo metterla in pratica, quindi ho iniziato a lavorare in qualche hotel qua a Verona, tra cui l'hotel veronese e la Torre Villafranca. Da lì poi mi sono spostato al Re Teodorico, che per me è stato un posto a cui devo tantissimo, e poi ho fatto un'ultima esperienza in un 5 stelle lusso sul lago di Garda che si chiama Le Fay Resort. Lì ero head bartender, un posto incredibile sul lago di Garda. Da lì praticamente io avevo sempre voglia di imparare, sempre. E il mio manager, che si chiama Francesco Longo, a cui devo tantissimo anche a lui, mi ha spronato per continuare a imparare, a ricercare, a studiare. La mecca in quegli anni, ancora adesso ovviamente, l'hospitality è Londra, dei grandi mentori come all'epoca, insomma, c'erano grandi bar che guidavano l'industria mondiale e io studiavo tantissimo, ricercavo tanto. Da lì mi sono messo a scrivere, non sapendo, a comunque persone che lavoravano leader nei migliori hotel e tutto, io voglio imparare, voglio venire su anche gratis, no? E da lì ho avuto una risposta e ho scritto a Simone Caporale, che all'epoca lavorava all'Artisan, e mi ha passato un contatto di un altro grande mentore che è Agostino Perrone, che è Director Mixologist al Connaught, e sono stato chiamato da Human Research del Connaught Hotel, prestigioso hotel di Mayfair, per un colloquio. E non ci ho pensato un momento, ho parlato con le Fay, ovviamente dopo 2 anni e mezzo che ero lì, erano felici per la mia crescita, certo. E quindi sono partito, volo di andata e ritorno, perché ovviamente io andavo su per il colloquio ma parlavo pochissimo l'inglese, e quindi mi sono trovato all'interno di Mayfair, tipo la Beverly Hills d'Europa, certo. E in questo hotel dove c'è il doorman col cappello, la giacca, il camicia con i gemelli. Io mi ero comprato le scarpe apposta, il vestito che mio papà me l'aveva preso lui apposta per fare il colloquio, e incravattato, che la cravatta me l'aveva fatta mio papà prima di partire, quindi mi sono tutti, perché non ero capace di farmi il nodo. Quindi sono andato su, ho fatto il colloquio, gli ho detto io voglio venire qua a imparare, mi fanno, quando vuoi iniziare, dopo domani perché per noi ci serve. La posizione era casual barback, che in italiano sarebbe un contratto a chiamata da lavabicchieri. Ok. Quindi gli ho detto, dall'inizio, letteralmente gli ho detto I need to go home because I need to tell to my mom that cioè gli ho detto devo dirlo a mia mamma, e avevo 23 anni, e mi fa ma non vivi a Londra? Gli ho detto no, mi fa allora no, gli ho detto c'è nessun problema, arrivo, vengo su, sì, allora torno a casa, mamma papà vado a Londra, mio papà ok, mia mamma ovviamente, la mamma è sempre preoccupata, certo. E pensavo che fosse un'esperienza, poi è stata un'esperienza che è durata 10 anni. E poi da lì, nel senso, ne avrei tantissime da raccontarti di tutta l'evoluzione lavorativa, personale e via dicendo. E il Connaught mi ha dato prestigio personale, mi ha aperto gli occhi su tante cose che magari poi te lo spiego, e poi se mi dilungo troppo dimmelo, però ecco, no, è nata così, esattamente così, la fame, la voglia di imparare senza con la completa incoscienza, però pura, vera, certo. Di imparare, e io avrei fatto di tutto ma non per la visibilità, proprio per capire cos'è l'ospitalità, ed ero talmente felice che dentro di me, nel senso, c'era un fuoco incredibile, ce l'ho ancora, però quell'epoca lì, sai, in quell'ingenuità che non hai paura di niente, che sei da giovani sì, poi sai, arrivi su, non hai una casa, ti lascia la ragazza di Verona che era con te da tanto tempo, ma non ti abbatti, vai avanti, quindi anche cose personali. Il tuo amico di Londra storico ti dà un divano per 3 mesi, da lì poi trovi una catapecchia in una periferia di Londra, pochi soldi, condividi la camera con uno che non sai neanche chi è, le tue valigie le apri dopo 5-6 mesi perché prima state col lucchetto, quindi c'hai tutti questi paralleli tra lavorare nel lusso, servire prestigiosi clienti, ospiti, ministri di Stato, e dopo torni a casa, è una realtà difficilissima, cruda, nuda.
conti in banca Sì, da beh, capire, completamente tasse da diversa, capire, certo. tutto un mondo che poi sei tu. La grande fortuna è quella di aver avuto sempre una famiglia fantastica che mi ha supportato e che comunque mi ha sempre capito, e a volte, sai, non è facile far capire cos'hai in testa, magari è una visione ingenua, ma è la pura voglia di imparare. Questo lavoro lo ami, come fai tu, come fa la tua famiglia, o se no è molto difficile, perché comunque è un tipo di lavoro che ti prende, ti Beh, certo, conquista. diventa uno stile di vita, Sì. assolutamente. E in questi 10 anni, cioè ormai più di 10 anni di girare il mondo, c'è un'esperienza che ti ha lasciato proprio il segno? Diciamo che ogni esperienza mi ha dato Ti ha dato qualcosa, certo. struttura, disciplina, sberle in faccia, cadute, treni persi, delusioni, gioie, quindi ogni posto è nel cuore, tutti quanti, e non ce n'è uno in particolare. Da ogni esperienza si Sì, porta a casa, me lo certo, chiedono certo. spesso, ma ogni esperienza non è un gradino in giù, è un gradino in più. Dopo sta a te la tua capacità di maturare, di crescere, ovviamente, però sai, quando parti sei solo, sei tu. Certo. E dicono tante volte siamo tutti sulla stessa barca. Io sono convinto che siamo tutti nello stesso mare, ma ognuno è libero di scegliere la propria barca. Se tu vuoi andare con la barca coi buchi, però sei stato tu a sceglierla. Quindi io sono convinto che molte volte magari ho scelto una barca sbagliata per guidare il mio destino, la mia carriera e via dicendo. Bisogna sempre cercare di scindere comunque una carriera lavorativa, un egocentrismo, e essere sempre abbastanza umili, nel senso che comunque sono un ragazzo che viene a Caldiero, da un bar di famiglia aperto a 150 anni, e che ha avuto magari sì tanta tenacia, ma comunque anche fortuna di trovarsi magari a volte nel posto giusto, nel momento giusto, chi lo sa, però ero lì. Certo. E se oggi o anche continuo ad avere nuove opportunità e voglio ancora di fare, come quel ragazzo di 23 anni che è andato su a Londra con un vestito nuovo e tutto, è perché comunque rimango sempre dell'idea che le mie radici sono lì, e i clienti sono quelli, poi insomma devi evolvere, devi andare avanti, e questo sta a te però. Beh, Enrico, assaggiamo qualcosa? È un po' di fame. Abbiamo Sì. portato un cicchettino oggi, che è un crostino di pane di Forno del Vaio, Grazie. che è un forno qui di Badia Calavena che lavora Ok. molto sostenibile, anche zero sprechi, fa il pane con lievito madre, quindi che si conserva anche nel tempo, con una battuta di pomodorini, olive taggiasche e basilico, Un'opera d'arte. feta greca e una lice del Cantabrico. Bellissimo. Grazie. Qua andiamo di mano proprio. Eh sì, Complimenti. grazie, La grazie. mamma è sempre la mamma. Eh sì. Complimenti. Buonissimo. La focaccia è buonissima. Eh sì, questo rimane proprio croccante, appena viene tostato, appena viene fotonico secondo noi. Infatti ce l'abbiamo anche nella carta Cicchetti, adesso utilizziamo solamente questo tipo di pane. Sai che anche col drink rinfresca Ci sta bene? Sì. Sì, ha un gusto abbastanza fresco il drink, e va a sgrassare anche tutta la parte di alice del Cantabrico Complimenti. che abbiamo nel cicchetto. Vorrei riprendere Sì. un secondino anche per legare anche la carriera con l'essere arrivati al alcol free, diciamo, Sì. oppure low alcol. Vorrei capire in che momento o in che bar hai deciso di intraprendere, insomma, questo progetto. Il progetto è arrivato abbastanza dopo, nel senso che prima c'è stata la ricerca personale, ecco. Ok. Perché è importante secondo me, prima di condividere qualcosa devi capirla tu, perché sennò il messaggio non sarà mai trasparente. Quindi la chiave evolutiva è stata dopo le esperienze di Dandelion e via dicendo, che nel 2016 ho cercato di creare questo concept chiamato Vivi Miscelato, che comunque Vivi Miscelato per me rappresentava un po' uno stile di vita, ma soprattutto dedicato anche al mondo delle industrie in cui lavoro.
la ricerca del bilanciamento personale lavoro è sempre stato un grande traguardo per me. Ah beh, certamente. Ma questo rispecchia anche un po' l'ambiente in cui sono nato, dove comunque la casa nostra era sopra il bar era giù, sempre comunque una relazione con il cliente e l'ospite e comunque una vita dedicata al lavoro. Sì, come dicevamo, è uno esatto. stile di vita il nostro Mia lavoro mamma alla e mia fine. zia a sua volta anche mangiavano a turno con mia nonna e mio nonno, quindi nel senso cercare anche un bilanciamento della vita però che sia inerente con il lavoro, che è importantissimo. Mia nonna diceva sempre che comunque il lavoro nelle mani è il pane nella bocca, comunque bisogna lavorare. Sì. Quindi però bisogna anche avere una disciplina. Londra è una città dura, difficile e magari a volte l'industria, quindi ho cercato un po' di trovare questo abbinamento come quando componiamo un drink, che cerchiamo in tutti i modi di trovare un piatto, un bilanciamento, quindi la parte citrica, la parte amara, la parte dolce, e la stessa cosa è la vita ha molte componenti. Non bisogna escluderle, bisogna avere un bilanciamento, perché comunque nella vita può sempre capitare una pagina amara del capitolo della tua vita, una pagina che non ti sei mai aspettato, e comunque bisogna affrontarla e cercare in tutti i modi di bilanciarla. Non è facile, ma non è impossibile. E come, non so, sambuco e lavanda non avrei mai pensato che potresti bilanciarli, però aggiungi un po' di tonica, aggiungi un po' di agrume ed ecco, è fatto. Quindi c'è bisogno. La chiave fondamentale secondo me è la connessione con le persone e relazionarsi con gli altri, quindi vivere miscelato vuol dire anche connessioni. L'essere umano non è fatto per stare da solo, è fatto per connettere con gli altri, quindi è importante mai rinchiudersi in se stessi, e da lì si apre anche una pagina che è venuta dopo comunque l'importanza della mental health e la salute mentale, sapersi aprire e avere anche un supporto che è importantissimo. La parte più bella di Vivi Miscelato, che poi si è evoluta come Meaningful Drinking e da lì il bere consapevole e analcolico, è stato che comunque mio papà è stato un grande centro di questo progetto, ha deciso anche di registrarlo come brand, e i loghi che ha fatto, che trasmetto, me li ha creati lui durante i miei viaggi in giro. Quando stavo tanto tempo in giro, lui era in camera mia, nella mia scrivania e lui piaceva tanto disegnare e mi creava anche lui dei cappellini e delle magliette che ho conservato. E da lì mi ha fatto sempre di più avvicinare a un mondo comunque di balance, di capire. Certo. Hai capito? E da lì a poco poi è nata anche la voglia di creare un progetto vero e proprio per fare del bene agli altri e di un bere consapevole. Quindi, e anche di trasmettere un concetto di cosa bevo quando non bevo. Certo. E da lì poi tutto un concetto che comunque ci si può divertire, e comunque ci si può star bene, si può connettere con le persone, si è più lucido al lavoro, si dorme meglio, si sta meglio, e quindi tante altre cose che fanno bene sia al lavoro ma alla vita in sé, alle relazioni con le persone. E poi da lì, insomma, se vuoi ti spiego anche un po' l'evoluzione lavorativa di Londra. Mi piacerebbe, parlando di Dandelion, sì. Quello è stato forse il mio primo approccio a un mondo di bartending già più verso la mixology, no? Sì. Ero abituato ai classici drink che fanno nei bar di paese qua in Italia, e tramite un amico su a Londra, che saluto, che sì. è Fabio Dal Bosco, mi ha fatto conoscere insomma questi posti. Il primo in cui sono entrato era stato appunto Dandelion, e da lì in poi ho capito che intorno a noi c'è veramente un mondo completamente diverso anche da quello che ci aspettiamo. Quando entra Dandelion nel tuo percorso lavorativo?